Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Aquario, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di gennaio 2024. Abbiamo la morte, amici dell'Aquario, è un periodo di rigenerazione probabilmente. Quando c'è la carta della morte si parla di tagliare certe abitudini piuttosto che certi pensieri o magari anche certi atteggiamenti, certi lavori. mm? Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche scritto qui e trovate anche il link per le previsioni del 2024. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il segno dell'Aquario. Partiamo con il giudizio. Fante di coppe, 7 di denari, re di coppe, abbiamo un 6 di bastoni, sette di bastoni, asso di bastoni e regina di denari. Allora ragazzi, ho la sensazione che potreste ricevere una chiamata, una notizia con la carta del giudizio. È come se o si rifacesse vivo qualcuno del passato o potesse sorgere qualche tema legato con il passato. Abbiamo anche un fante di coppe girato al contrario, quindi qui ho la sensazione che potrebbe essere una persona che ritorna dal passato o che risolleva certi temi del passato. E poi abbiamo anche questo set di denari che mi indica una sorta di impazienza nel raggiungere certi obiettivi, probabilmente con questa persona. Vi ricordo che sono letture generiche, possono risuonare sia per la famiglia che per le questioni di amicizia piuttosto che di coppia. Ognuno di voi cerca di adattare la lettura alla propria realtà. Diciamo che questo fante di coppe potrebbe rappresentare un figlio per qualcuno, per qualcun altro. Più che un amico sento che potrebbe essere un partner, magari o più giovane di voi o più giovanile. Più no, giovanile. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal giudizio. Perché quando il fante di coppe è al contrario o è una promessa mancata, andiamo a vedere il giudizio. Re di coppe nuovamente e la temperanza, che è tra l'altro la stessa energia del 7 di pentacoli ed è anche lei girata al contrario. Allora, può essere una persona, come vi dicevo, che si fa sentire dopo tanto tempo. È come se ci fosse una sorta di chiacchierata chiarificatrice per qualcuno. Andiamo a vedere il fante di coppe, perché ho la sensazione che anche se potrà essere, o magari per qualcuno c'è stata già, questa telefonata per chiarire, è come se non arrivassero delle scuse o ci fosse come un... Mm. Rimaniamo amici. In realtà poi c'è anche questo 3 di coppe che sia una carta di amicizia, ma anche una carta che mi parla di una relazione a tre. Quindi adesso dipende quale sia la vostra situazione personale, ragazzi. Però sento che ha molto a che vedere con delle amicizie o comunque con una persona con la quale c'è un rapporto pulito, genuino. Vi dico,
Essendoci due volte, tra l'altro, il re di coppe e il sole potrebbe essere una questione tra padre e figli o tra genitori e figli. Mm? Andiamo a vedere il sette di denari. C'è comunque dell'ingenuità. Mm. Mm, è come se si volesse avere più ascendente, più influenza, più peso su questa persona. Andiamo a vedere il re di coppe. Asso di coppe. Appeso i 5 di bastoni. Ragazzi, io non so che cosa sia successo con questa persona, però credo che quelli che debbano fare un passo siate voi. Non tanto per chiedere scusa, se pensate cioè, di essere nella ragione, ci mancherebbe nel senso. Però è una questione proprio di apertura di cuore. Il perdono di una persona si può fare anche senza comunicarlo alla persona. Non è necessario che l'altra persona sappia che voi l'avete perdonata. Se poi ve lo chiede è un altro discorso, ma però qui è come se ci fosse bisogno di alleggerire un pochettino il cuore. Qui avete un 5 di spade e un 5 di bastoni, quindi conflitti interni ce ne sono parecchi. Mm. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Mm. Torre carro. Allora, vi dirò, la torre è la caduta delle certezze. Le certezze possono anche essere le credenze limitanti che abbiamo, però diciamo che tra il carro e questo 6 di bastoni sento un movimento, come se qualcuno a un certo punto prendesse una decisione. Qui avete carro, scusate, qui avete torre e morte. Può essere che qualcuno decida di dare un taglio a certe situazioni, a certi atteggiamenti, a certe dinamiche di comportamento e da lì si inizi a dare una direzione diversa magari alla relazione o alla situazione. Per qualcuno questo carro parla proprio di movimento, di spostamento, anche di trasloco, vi devo dire. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni. Giustizia al contrario è amanti. Allora, qui ci può essere una rottura di qualche contratto, una rottura di qualche alleanza, una rottura di qualche regola magari di coppia o familiare per amor proprio o per amore di magari qualche familiare, per amore del partner. Può essere vista in ambedue le situazioni, cioè rompere qualche regola, qualche tipo di atteggiamento, magari con il mondo esterno, che sia partner o famiglia, per amore di se stessi, oppure rompere certe regole che magari uno si dà, certe credenze limitanti, certe certezze, per amore di qualcun altro. Prendete la versione che più vi piace. Sta di fatto che ho come la sensazione che il lavoro sia vostro, che siete voi a dover fare questo tipo di scelta, a prendere questa decisione. Andiamo a vedere l'asso di bastoni perché l'asso di bastoni parla di una decisione, di un'azione fatta con intenzione. E poi abbiamo la regina di denari e ci porta, è una carta di potere personale, ok? Allora, abbiamo, wow, un imperatore e un 9 di bastoni. Ragazzi, è come se iniziaste a fare un'azione per creare una vostra concretezza, per creare le vostre basi. Nel mazzo di Osho a me piace molto la rappresentazione dell'imperatore perché viene chiamato il ribelle ed è rappresentato con delle catene che si spezzano.
ed è un po' fare riferimento al fatto che ognuno di noi deve creare le proprie regole, deve agire secondo quello che è il proprio sentire, l'amor proprio, l'amore per se stessi. E qui abbiamo anche un 9 di bastoni che mi invita a creare, insieme a questo imperatore, la vostra zona di comfort, la, come vi posso dire, il focolare dove voi vi sentite al protetto, che il focolare non vuol dire famiglia. Sono due cose diverse secondo me. Allora, andiamo a vedere una credenza limitante potenziale per questa lettura. Magari non vi risuona, però può essere un ottimo spunto, insomma, per farvi pensare. Ragazzi, vi devo dire che se per caso foste in una relazione, diciamo a tre, ho come l'idea che nella parte finale di gennaio le cose prendano una piega diversa. C'è come, ripeto, una rottura di schemi. Qui si passa attraverso l'accettazione da un lato e dall'altro il perdono. Però c'è come un cambio delle regole, ok? Perché ho paura di non essere amato. Oh. Allora qui probabilmente ci sono certe cose che si accettano per paura di non essere amati. Può essere che siate stati messi in attesa per X motivi e voi abbiate accettato questo tipo di situazione. Ve lo dico perché c'è sette di pentacoli. Perché avete paura di non essere amati. E sapete, quando si è, diciamo, convinti di non meritare amore, si tendono ad attirare relazioni ehm, che riperpetuano quella credenza. Quindi chi ha la credenza limitante del non merito di essere amato attirerà relazioni dove fanno sentire quella persona non amato, fino a quando poi non si fa un crack, diciamo, e non si cambia la credenza limitante. Il punto è che bisogna prima individuare le credenze limitanti che si hanno e poi si vanno a lavorare, si vanno a cambiare. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, vediamo che cos'altro hanno da dirvi, da consigliarvi per concludere la lettura. Mm. Ma che belle carte che vi sono uscite. Ragazzi, serendipità, e se ci fate caso c'è il quadrifoglio, è un po' la carta della buona fortuna, è la carta, come si dice, della sincronicità. È un po' come dire che ci sarà un momento dove sarete nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste. E lo sento molto qui con il 6 di bastoni, come per dire, sì, ok, questo non è detto che sia il riconoscimento che gli altri danno a voi, può anche essere semplicemente il fatto che vi caschino certe certezze e voi iniziate a riconoscere voi stessi il vostro valore, i vostri meriti e da lì iniziate a spostarvi, a rompere certe regole per ricreare le vostre. Ok, e poi abbiamo la carta numero 35 che è la carta del cuore fedele e qui risento un po' la carta degli amanti. Ehm, allora, in questa lettura, questa carta io la sento come se vi dicessero di rimanere fedeli a voi stessi, di rimanere fedeli a quelli che sono i vostri principi. Quando c'è qualche cosa che ci stride, che non ci torna in quello che dicono gli altri o in quello che fanno, rimanere fedeli a noi stessi, cioè non ignorare le nostre sensazioni, camuffandole con i pensieri, cercando di giustificare certe reazioni dell'altro, proprio perché quando magari sentiamo qualche cosa non ci piace quello che sentiamo. Però comunque al di là di questo, questa è una carta che parla di una coppia e di un cuore fedele l'uno all'altra.
Volevo guardare perché avevate il giudizio e gli amanti. Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!